Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Laboratorio Cada. In questo video andremo a costruire una macchina Speed utilizzando un telaio Super 2. La categoria Speed è caratterizzata da non avere il cambio corsia né tantomeno i salti, e quindi l'assetto generalmente è più semplice. Effettivamente io farò un assetto abbastanza semplice e poi piano piano andrò a modificarlo in base alle prove in pista. Nella categoria Speed quello che conta è soprattutto la scorrevolezza, diciamo la potenza del motore, le pile, si va a ottimizzare più che altro questi parametri. Prima di tutto andiamo a montare la macchina base. Rispetto alla scatola, come primissimo upgrade che faccio sempre è quello di utilizzare i contatti in oro, perché così non si vanno a ossidare. E come secondo upgrade, già da subito, vado a prendere dei cuscinetti a sfera. Per questa macchina utilizzerò i cuscinetti AO, senza il disco di tenuta. Vado a montare gli ingranaggi per ingrassarli. All'interno dell'ingranaggio controcorona ci metto un cuscinetto forotondo. L'assetto sarà molto semplice, utilizzerò queste fibre di vetro perché poi andrò a utilizzare il roller da 19 e quindi queste non le ho trovate in carbon, è una serie limitata e quindi visto che non ho bisogno dei fori più larghi, queste sono comunque più leggere delle carbon che avevo a disposizione. Utilizzerò per iniziare 4 roller davanti e 4 dietro e viti lunghe. Per svasare come sempre utilizzo una vite su cacciavite a mano e mi aiuto con un po' di WD-40 e poi vado a ripulire tutto con isopropanolo. Per fissare saldamente la fibra davanti dobbiamo utilizzare anche questo pezzettino di plastica che è compreso nel kit, perché questi due fori sono leggermente più bassi. Utilizzerò viti da 8. Il posteriore invece lo fisso con 2 viti da 6 e 2 rondelle da 6. Sui roller dobbiamo rimuovere questi pezzettini di plastica qui. Prima di procedere vado a mettere le ruote. Per adesso ho deciso di utilizzare queste ruote bianche a diametro grande, anche se non è specificato nella confezione, però dovrebbero essere ruote hard. Poi magari in futuro metterò ruote super hard o low friction, per adesso ho queste. Le ruote mi servono per avere un punto di riferimento per l'altezza poi dei roller. Come viti voglio provare a mettere davanti qualcosa di molto alto, una vite a 40 con roller sotto e uno sopra in cima, e dietro invece una vite da 30. Rondella. Distanziale da 12, distanziale da 6, rondella, roller, rondella, poi un dado autobloccante e di qua facciamo la stessa cosa. Ora, una cosa che non mi piace è che, non so se si nota, ma il sotto è piatto e il sopra è inclinato a 5 gradi. Mi piacerebbe che tutto fosse inclinato a 5 gradi, anche il sotto. E per adesso ce lo teniamo così e poi vediamo se in futuro cambiare qualcosa, che qui la vite tenderà a piegarsi. Per quanto riguarda il dietro, mettiamo rondella da roller, roller, rondella, distanziale da 6,7, rondella da 6, rondella da 6, la rondella tagliata e un dado piccolo, così da serrare la parte bassa. 6,7, rondella, roller, rondella e autobloccante. E questo è il setup.
Avere una macchina leggera è fondamentale in Speed, quindi vado subito a verniciare anche una carrozzeria in policarbonato, in particolare ho scelto una Winning Bird Formula. Come sempre la prima cosa è ritagliare la carrozzeria seguendo i bordi, utilizzando un trincetto, forbici o forbici con lama ricurva. Non importa essere eccessivamente precisi per questo primo taglio. Rispetto alle altre carrozzerie che avevo fatto finora, qui ci sono anche due pezzi da ritagliare, poi vediamo se utilizzarli o no, e che andrebbero attaccati in nastro biadesivo. Adesso andiamo a rifinire. Questa parte in realtà andrebbe tolta, però a me piace, ora guardo se ci può rimanere, la lascio e faccio un taglio in questo modo, lungo questa linea, invece di tagliare via tutta questa parte. Così è più o meno come dovrebbe essere, quindi ora vado a mettere i supporti e andiamo a provarla per vedere quali sono eventualmente le parti da rimuovere o comunque da smussare. Andiamo a provare. In realtà va bene. Allora, non c'è nessuna parte diciamo che dà fastidio. Qui si piega leggermente, però vabbè, secondo me non è un problema. Questa è la parte in più che era presente nel kit e che può essere messa con il nastro adesivo, andrebbe qua per dare un profilo laterale, ecco. Però a me non piace, soprattutto mentre il nastro adesivo, quindi ho preferito lasciare questa parte in più. Quindi ora vado a rifinire tutto e poi a scartavetrare sia i bordi che l'interno. Scartando la vernice dovrebbe aderire meglio, perché ricordo comunque utilizzerò vernici non Tamiya, quindi vernici generiche spray, e quindi l'adesione potrebbe non essere ottimale e scartando si aiuta la vernice ad aderire. Comunque, visto che la parte poi esterna rimane lucida, la verniciatura sarà lucida senza che si vedano i graffi della scartatura. La verniciatura vorrei fare nera con dei dettagli gialli. La mia idea iniziale, riprendendo anche un po' lo scorso video in cui utilizzavo uno smalto per unghie particolari, era quella di utilizzare questo smalto effetto crepato, quindi con tante crepe, poi dare sotto un giallo per fare una specie di effetto fulmine. E ho fatto alcune prove e per questo motivo, specialmente se usate prodotti non dedicati a questo tipo di lavoro, vi consiglio sempre di fare delle prove, e ho fatto delle prove e in realtà appunto non è venuto niente di che. Qui si vede leggermente l'effetto crepato. Ho provato anche a fare un'asciugatura rapida, però appunto si vede leggermente su questo un effetto crepato, però non è quello che avevo in mente, e quindi ho deciso di cambiare e fare una cosa del genere, quindi delle fiamme barra fulmini fatte a mano. Ho utilizzato come pennellino questo pezzo di cartoncino e quindi l'idea è fare questo effetto in questa zona da entrambe le parti e in questa zona. Poi andrò con il giallo a colorare anche il parabrezza e questi due dettagli per lato, e poi tutto il fondo nero
Come ultima cosa, prima di andare a verniciare, andiamo a lavare bene la nostra carrozzeria per rimuovere tutto il grasso delle mani e anche tutto il pulviscolo. Si va a lavare e asciugare bene con acqua e sapone e poi procediamo a mascherare le parti che poi vorrò fare di giallo. Adesso, giusto per darmi una linea, farò con il pennarello indelebile dei tratti nella parte esterna per diciamo l'effetto fulmine fiamme. Ok, una cosa di questo genere. Quindi per fare questo effetto vado a spruzzare un po' di vernice direttamente nel tappo. Bene, adesso che ho fatto questo passo alla vernice nera. Speravo di essere un pochino più preciso, però vabbè, è venuta così. Stavo per fare un grosso errore perché manca il parabrezza. Quindi adesso possiamo mettere questo. E andiamo fuori. A questo punto, passati 15 minuti, andiamo a togliere i pezzettini di mascheratura che andremo a riempire con il giallo. Ecco qui il lavoro ultimato. Andiamo a rimuovere la pellicola trasparente per vedere il risultato finale. Purtroppo lo smalto è stata una grossa delusione e questa toppa che ho utilizzato facendo i disegni a mano con pennellino improvvisato, diciamo, non mi fa impazzire. Poteva venire molto meglio. Però comunque sono contento di aver testato anche questo metodo, magari in futuro poi farò dei lavori migliori. Quindi vado a rimettere i supporti. Vi presento quindi Thunderbolt, la mia prima macchina speed, sicuramente migliorabile, sia come setup che estetica, però penso possa essere un buon punto di partenza. Vedremo. Ho anche testato la macchina in pista alla Tana Mini 4VD a Pistoia. Su questa pista il record expert è di circa 18 secondi. La macchina ha risposto bene, senza particolari uscite, e con i per dash e pile normali ha fatto 25 secondi, quindi sicuramente migliorabile, ma ho già in mente delle migliorie da effettuare. Per questo video è tutto, grazie per essere stati con me, ci vediamo al prossimo. Ciao!